Allora, salve a tutti ragazzi ed eccoci qua a una video recensione unboxing di questa console americana, ovvero la Legends Core Max della ditta AT Games. Allora, questa è una console che ho vinto grazie a un torneo arcade su un Discord, diciamo, americano e quindi diciamo proprio oggi ho ricevuto questa console direttamente dall'America. È una console diciamo che in Italia non si trova e per acquistarla diciamo bisogna per forza ehm, andare sul sito della T-Games, però ovviamente è un costo un po' proibitivo perché oltre alle spese diciamo dell'importazione dall'America e poi c'è tutta la spedizione che comunque diciamo ecco non ne vale la candela. Io giusto perché l'ho vinta con un torneo arcade, allora ho pensato di fare questa recensione e anche per farvi vedere di quello che si tratta, e considerando che in Italia sicuramente questa console proprio non si trova. E allora appunto dicevo, questa è la Legends Core Max, eccola qua, questa che è la confezione, High Performance Streaming Arcade Console. Diciamo che è tra quelle console che produce la T-Games diciamo, è la console più potente che produce proprio la T-Games, perché poi ci sono altre un po' meno potenti e poi direttamente passiamo ai bar top, quelli, diciamo, vabbè, quelli moderni con LCD, con una serie di arcade, e poi produce anche vari diciamo macchine da pinball, quindi quelle un po' più grosse 4K, HD, e quelle diciamo anche piccole, diciamo quasi portatili più o meno. E adesso andiamo un attimo a spacchettare, l'avevo già un attimo aperta tanto così per vedere se c'era tutto. E qui abbiamo prima il libretto di istruzioni, ovviamente vabbè tutto in inglese giustamente, quindi un po' come funziona, perché bisognerà creare un account e poi quindi procedere quindi alla registrazione, e ci sarà tutto un front-end appunto che ci darà la possibilità di giocare vari titoli. Nella console sono presenti già 100 titoli arcade licenziati, e poi volendo tramite il loro shop si potranno acquistare eventualmente altri, più volendo diciamo accedere al catalogo quello dei pinball, quindi scaricare tutti i vari tavoli proposti dalla T-Games. Qui abbiamo il catalogo 2022, diciamo questa console non è nuovissima, però ecco ho visto sul sito che è quella più potente. Infatti come vi dicevo qui abbiamo a me mi pare brutto chiamarlo cabinato, per me è un bar top semplicemente con il piedistallo, ovviamente con il CD, che stiamo sui $600 circa. Poi quest'altro invece costa diciamo $100 di meno, che forse è un po' più compatto. Poi come vi dicevo abbiamo il Legends Pinball, che include 22 diciamo tavoli della Gottlieb, e questo credo sia a misura reale, suppongo, non l'ho mai visto dal vero. Poi abbiamo quello un po' più compatto, lo chiamano micro, il Legend Pinball Micro, e questo Full HD, questo non dice, ma secondo me questo è sempre Full HD, perché poi abbiamo anche la versione 4K che qui non lo so se ce lo propone, perché questo è un catalogo un po' vecchio, mi sa quelli 4K sono un po' più recenti, quindi suppongo qui non ci sono. Poi abbiamo le varie arcade stick sempre della T-Games, che c'è il Legends Games Pro, Legend Game Mini, e qui c'ho questo qua che appunto viene circa $150, poi con le spese di spedizione che la dogana sono un botto di soldi, quindi diciamo manco ne vale la pena. Io giusto perché ho ricevuto gratis, non è che sono contento, diciamo, era più per partecipare a una sfida, diciamo, alla fine potrebbe essere utile, vediamo un attimo. Anche se io ecco non sono tanto il tipo da questi tipi di console, perché tanto alla fine io preferisco sempre il MAME e Mister FPGA, comunque o le schede originali, questi
ti dico, non so, con l'emulazione un po' così, boh, non mi hanno mai fatto impazzire più di tanto, però vediamo un attimo di che si tratta. Poi abbiamo quello, la versione un po' meno potente, che è il Legends Core, il Legends Core Plus, poi direttamente la schedina. Questa credo che è una board che si può attaccare direttamente alla TV, e anche se effettivamente è proprio una PCB. E vabbè, qui abbiamo altri tipi di bar top, marchi, vedono anche gamepad e addirittura anche gli accessori come le art laterali di loro eh, bar top. E qui abbiamo tutti i vari pacchetti che si possono acquistare nel loro store, quindi tutta la parte dei pinball, quindi Zaccaria, Gottlieb, quindi abbiamo sia tavoli originali, poi questi ovviamente secondo me non sono aggiornati perché appunto è un catalogo vecchio, si ferma infatti a Gottlieb e Zaccaria, e poi abbiamo anche i tavoli, quelli creati direttamente da loro, e originali diciamo. Eccola qua, questa è la console, questo ovviamente è l'alimentatore americano che io vabbè non utilizzerò, ma siccome ha una presa micro USB, si può tranquillamente attaccare a un power italiano, diciamo, quello diciamo per cellulari. Ecco, questa è la console, ovviamente proprio leggerissima, cioè manco si sente tipo. Qui abbiamo l'attacco alla LAN. Questa è una porta USB, sarà 2.0 3 perché vedo blu, quindi potrebbe essere una 3.0, non ne sono sicuro. Molto probabilmente per attaccarci i gamepad o comunque arcade stick e qualsiasi altra cosa. Qui abbiamo un'uscita HDMI e poi qui appunto la micro USB per collegarla direttamente alla corrente, e questo penso sia no, questo non so se è il pulsante d'accensione perché vedo il simbolo, sembrerebbe più The Empiring per il Bluetooth, però non so sicuro, poi lo vedremo. Vabbè, ecco, è molto semplice, diciamo che potrebbe essere come appunto per portarsi in giro perché è molto leggera, uno va in vacanza, se la porta in hotel, attacca la TV e può giocare tranquillamente senza portare cose più complicate. Allora, togliamo un po' di roba. Poi qui abbiamo il cavo mini USB, cioè da mini USB a USB, quindi questo sempre per attaccarlo direttamente all'adattatore di corrente, ovviamente poi appunto non utilizzerò questo. E poi qui ci danno anche un cavo HDMI, eccolo qua, veramente corto, non capisco perché così corto, vabbè tanto di quelli ce l'ho tantissimi in casa. E basta, credo che sia finito perché alla fine qui abbiamo, no, credo che sia finito, ok. E niente, a questo punto possiamo passare alla parte, diciamo, cioè l'attacco, faccio tutto e poi ci rivediamo qua. Allora, nel frattempo, prima di partire, ho provato a collegarla e subito la prima cosa che ha fatto è trovare il nuovo firmware più aggiornato che risale al 1° gennaio 2026. Quindi niente, attendiamo un attimo che finisca e ci vediamo tra poco. Allora, questo è il primo avvio dove è effettuato, diciamo, correttamente l'aggiornamento della console all'ultimo firmware. Quindi sicuramente ci vorrà un pochetto perché è sempre il primo avvio. Eccoci qua, benvenuto. Ok, grazie per aver acquistato il prodotto. E qui abbiamo le note di rilascio sull'ultimo aggiornamento effettuato, quindi vari fix, e ci dice un po' tutto quello che è successo con l'aggiornamento. Allora, a questo punto sicuramente bisogna procedere, se ho ben capito, alla creazione dell'account, quindi ottenere un Legend ID che poi ci darà la possibilità anche di accedere ad esempio agli eventi della comunità oppure a partecipare ai record in una, diciamo,
leaderboard mondiale e via dicendo. Quindi niente, procederò un attimo a creare questo account e ci rivediamo tra poco. Allora, eccoci qua con la console accesa. Ci ha messo un po' di tempo per fare l'upgrade del firmware, come avete visto prima. Ecco, questo diciamo è il front end che ci appare quando appunto la console viene accesa. A quanto pare non c'è un tasto per accendere la console, ma basta staccare il cavo questo dell'alimentazione e la console si spenge. Stessa cosa, riattaccandolo si accenderà in automatico. Non capisco perché non hanno messo un tasto per l'accensione, però vabbè, hanno fatto questa scelta. E comunque ecco, qui abbiamo diversi menu. La prima voce è arcade, e con tutti i titoli adesso diciamo presenti nella console, che a quanto pare dovrebbero essere un centinaio, da come detto scritto diciamo sulla scatola, sulla confezione, e più qualche titolo diciamo dovrebbe essere 100 arcade. Poi non so se in questo pacchetto mi sa comprendono anche giochi da console tipo Aladdin, tecnicamente è un gioco da console, e quindi diciamo non sono proprio 100 arcade, ecco. Questa qui è la prima pagina, questa è la seconda. Abbiamo 2 pagine di 10, quindi abbiamo altri titoli. Io scorro un po' così veloce, poi magari ne proviamo un attimo qualcuno per... Io ho già fatto un po' di test e non sono andati molto bene, poi vedremo comunque. Vi spiegherò meglio. Questa è la pagina 4. Anche perché diciamo da offline ho un attimo gonfiato la connessione. Purtroppo non sono riuscito a registrare l'account per motivi che ancora non capisco, però diciamo che ho mandato un'email di supporto alla T-Games per capire perché non mi fa registrare l'account. C'è tipo un blocco, non lo so, sembrerebbe derivato da un blocco italiano, però mi pare strano sta limitazione. Comunque mi sembrerebbe molto una stupidaggine. Comunque ecco, questi qui plotting, no, questo mi sa arcade, sì. Questo mi sa un pinball, pinbot, forse pinbot, può essere. Se è così mi sa che sta su NES, non credo che sia arcade, però no, può essere pure magari mi sto sbagliando. Mi ricordo Pinbot era NES. Ok, pure qualche gioco Neo Geo, comunque vabbè, sempre arcade. Ecco, abbiamo pure varie versioni di Tetris. Questo qui non è quella NES, ma non sono riuscito a capire che console è. Però comunque è un Tetris, diciamo, pure un po' bruttino perché non ci dà manco la possibilità di muovere il pezzo piano piano verso il basso, ma basta si preme il tasto giù te lo troppa direttamente nel basso. Mi sembra un po' una stupidaggine. Ecco, abbiamo pure la Tetris Plus 2, perché qui abbiamo quindi Tetris Plus e Tetris Plus 2. Queste sono le due versioni arcade comunque, tranne il primo Tetris. Questo mi sa, secondo me è NES, credo, NES o Mega Drive, non mi ricordo. Ecco pure questo qui, Zombies 8 My Networks, mi sembra o è Mega Drive o al massimo SNES. Diciamo, così abbiamo iniziato. Comunque questa diciamo è tutta la sezione games. Poi abbiamo la sezione arcade net. Questi, se ho capito bene, dovrebbero essere dei giochi che si possono usufruire direttamente in streaming, quindi pagando una specie di abbonamento si possono usufruire di diversi titoli, credo, non sono sicuro. Il problema è che richiede comunque di effettuare il login, e io finché non riesco a creare account su queste voci non ci posso accedere.
Poi abbiamo la lobby che ci permette di giocare direttamente in multiplayer online. Certo, il problema è che sicuramente il ping sarà alto perché essendo italiano i server stanno in America, quindi sicuramente giocare con altre persone non so se quanto può essere fattibile. Poi abbiamo questa sezione che è tipo un cloud, una specie di cloud loro, credo. In realtà ci stanno anche degli add-on qua, add-on e add-on X che, se non ho capito male, mettendo una chiavetta, qui adesso se vedete qui aspettate, ecco qui ci ho messo una chiavetta ma serve per il controller che sto utilizzando, e qui diciamo c'è la porta USB A, qui è possibile inserire una eventuale chiavetta diciamo come memory card, e quindi aggiungere ulteriori titoli di terze parti direttamente sulla console. Non so le differenze tra queste due, saranno diverse estensioni, non lo so. Qui local stream forse ci permette di fare un stream locale, però vabbè, richiede sempre il login, giustamente. Ok, poi abbiamo lo store vero e proprio dove possiamo acquistare altri pacchetti di arcade o pinball, ma in questo caso no, queste sono credo le attack mode video. Volendo vorrei pure eliminare per risparmiare spazio. Qui abbiamo un po' di volumi: Gothel Table volume 1, volume 2 e tavolo volume 5, un po' un mischietto tra Zaccaria e forse Gottlieb. Vediamo se ci dà qualche informazione. Niente, questi qua saranno dei tavoli un po' misti. Questi sono dei sample, vediamo che ci dà. Allora, diverti 5 tavoli da pinball unici. Questi secondo me mi sa sono dei tavoli originali. Non so reali sicuramente, perché mi sembra sono gli stessi che stanno, almeno per esempio Black Belt 2018 si sente un tavolo originale, Magic Castle Retro è originale, poi magari esiste anche il Magic Castle, quello invece la ricreazione, diciamo. C'è un tavolo reale che poi è stato ricreato su questi virtuali, ma in questo caso appunto è originale. Quando dico originale si intende un tavolo inventato, purtroppo si dice così, è un po' strana come termine, perché delle volte dice originale sembra che è originale il tavolo, invece si intende l'originalità appunto perché è un tavolo nuovo creato virtualmente. Poi abbiamo Zancor, come dicevo, Spooky e Time Machine, quelli magari sono pure quelli tavoli reali, ecco. E questi richiedono vabbè una chiavetta USB per essere scaricati, però intanto finché non faccio linea tutta sta roba volendo non si può vedere. Ecco qui abbiamo tutti i vari pacchetti, che poi in realtà si parla tutto dei pinball ma niente d'arcade. Forse questi, ma non è che mi interessa comprarli assolutamente. Ah sì, ecco, forse questi qua c'ho altri pacchetti che si possono acquistare. Ok, e poi infine abbiamo i settings, vabbè, con la possibilità di gestire il wifi. All'inizio appunto quando l'ho connesso la prima volta ho dovuto per forza utilizzare la connessione LAN, perché sennò ovviamente non riusciva a connettersi alla rete. Poi si può utilizzare, una volta configurato, il wifi. Vabbè, qui senza che vi sto a fare vedere c'è una serie di configurazioni che si possono fare direttamente sulla console. Io a sto punto partirei da qualche titolo per farvi vedere. Ecco, intanto lagga pure. Meno male che questa era la console più potente tra quelle che c'avevano. Allora, facciamo così, vi faccio vedere subito Andro Dunos.
così vi faccio subito capire quali sono i problemi che abbiamo. Allora, qui ci dà la possibilità, ogni volta ci avverte che possiamo ridefinire i controlli oppure inserire il coin. Passiamo un po'. No. No, perché lo sento comunque alto. Aspettate un attimo. Ah, c'era mi sa un ridoppio. Ok, scusate. Ecco qua, questo è l'audio vero. Ok, mettiamolo così più o meno. Allora, con start non so se mette sia al credito che tasto start. Allora, se ci fate caso c'era subito un problema di rallentamento dopo quasi all'inizio del livello. Adesso faccio vedere dei gameplay veloci perché a parte non ci sono abituato io a che del gioco, il gamepad è comunicato, soprattutto ai shoot 'em up, però tanto vi farvi vedere un po'. Ecco, se notate, già stai notando qui ci sono dei rallentamenti, ecco un altro rallentamento, questa roba non me l'aspettavo, cioè sì me l'aspettavo però dai, i rallentamenti su una console che paga comunque $150, non va tanto bene. Poi non so, magari poi su adesso non mi sono messo a guardare se si possono risolvere, oppure no, perché a quanto ho visto questi diciamo chiamano core, credo utilizzano la versione, suppongo quella ufficiale del MAME, non so precisamente la versione esatta, poi ve lo farò vedere, non credo ci sia modo di scoprirlo. Addirittura non me l'aspettavo, questa ci permette anche di modificare i dip switch di vari giochi. Sono altri rallentamenti. Questo mi sembra quest'altro, switchavo il tipo di sparo. Ci ho mai giocato a questo gioco, perciò ho giocato veramente pochissimo, non lo conosco tantissimo, caruccio. Non so se ci stanno bombe, non mi sa di no. Ecco un altro rallentamento. D finirebbe bomba, ma in realtà non solo bomba, mi sa. Ah, il dito. Proprio il gamepad non ci sono abituato perché un po' mi fa male proprio il dito. Un minimo di venire automatico. Già mi sta a male il dito. Cacchio fanno quelli a giocare al gamepad, gli arcade. Vabbè, sarà una questione di abitudine. No. Aia, non ce la faccio. Allora li metti così. Già, poi è scomodissimo. Simile arcade stick, quindi è scomodo per il pad con l'analogico. Vabbè, comunque tanto non stiamo qua per giocare, ma vabbè dai. Allora vi faccio vedere un attimo i settings di cui parlavo prima. Allora, se prima il tasto home, qui c'è stanno una serie, c'è un menu diciamo che ci dà la possibilità delle volte di salvare lo slot, di uploadare lo score e via dicendo, che c'è sta pure una leaderboard mondiale. Qui abbiamo, a parte il button mapping, ma non è che ci permette di definire i pulsanti. Per farlo bisogna accedere a un altro menu. C'è l'advanced config che appena l'ho visto ho detto
ci sono un attimo rimasto, ho detto ammazza, addirittura, perché questo qui è il classico menu del MAME, almeno potrebbe pure essere un MAME molto vecchio, magari un MAME 2016 generalmente, però comunque come vedete ci permette di verificare qualche di più Switch. Vabbè, ma questo qui è un gioco Neo Geo, quindi da qui in realtà non è che si può fare più di tanto. Ci abbiamo la possibilità di vedere quanti coin abbiamo inserito, non so se funziona questa cosa, se no. Qui c'è dalle informazioni proprio sulla ROM, quindi la risoluzione originale a cui gira, quindi 120x240 a 59.18 Hz. Vabbè, qui c'è proprio il menu tipico del mare, diciamo. Ecco, qui addirittura possiamo gestire i vari aspetti reati direttamente, diciamo, dall'interno del MAME. Di qui la memory card, perché appunto nel gioco c'aveva pure la possibilità di inserire la memory card. E praticamente questo qui è finito. Ripremendo il tasto home, non c'è la possibilità di ritornare a uno stato default, almeno forse sì, forse nel menu mi pare c'era un tastino per ritornare ai setting default. Magari uno si sbaglia a inserire qualche config errata, oppure comunque semplicemente vuole ritornare allo stato originale. E ecco, questo appunto è un titolo che qualche problemino lo dà, non è così tanta roba, però comunque a girarci questi rallentamenti è un po' fastidioso, secondo me. Poi non lo so, ho detto se si può risolvere. E poi qui abbiamo le varie modalità del schermo, quindi possiamo decidere. Vediamo se magari, che ne so, con Phil dà meno problemi. Vediamo un po', anche se l'abbiamo strecciato veramente a 16 nonni, bruttissima da fare. Vecchi giochi, vediamo se dà problemi. Secondo me no. Qualche volta mi sembra ancora lo fa, Allora, proviamo un attimo. Pixel Perfect, Center, Fitta, Fill. Vediamo questo. Poi magari non lo fa sempre, è un po' difficile. Ogni tanto lo fa, sì. Non è proprio perfetto. Vabbè, allora proviamo un altro gioco, quindi per uscire quit game. Ecco qui il tasto che vi dicevo, reset config, sicuramente suppongo risetta tutto allo stato originale. Poi abbiamo la possibilità di metterlo tra i favoriti, vabbè, giocare o tornare indietro. Allora, proviamo a Bubble Bubble. Questo forse prima ops, sono andato troppo avanti. Questo mi sembra non dava problemi di rallentamento. Comunque questi sono sempre i titoli, diciamo, che si trovano all'interno della console e licenziati direttamente dalla T-Games. Volendo, diciamo, se c'è la possibilità, ho visto nello store, oppure facendolo anche manualmente, di installare il CoinOps, diciamo, il front-end, quello che, che gira, diciamo, cioè quello, il front-end gratuito che si trova facilmente su internet. E con quello, volendo, credo, se ho capito bene, si possono inserire i vari core del tipo di RetroArch, quindi FB Neo per magari per i titoli arcade e altri core magari per le varie console, direttamente utilizzando una chiavetta USB e mettendo tutti i giochi lì all'interno. E sicuramente magari con quello i problemi di rallentamenti magari non ci stanno più, perché ho utilizzato direttamente l'FB Neo, che sicuramente è più leggero di questo qua, che magari utilizza un MAME e costa la potenza, diciamo, della console non ce la fa, oppure è poco ottimizzato, questo non lo so. Comunque
iniziamo, facciamo giusto, vediamo un po' se pure questo rallenta, però non mi sembra, questo ci ho fatto 2 quadri e andava abbastanza bene. Questo gioco col gamepad è veramente scomodo, almeno per me. No, per ora diciamo vabbè c'è pure poca gente, che poi si nota se è un problema più di problematiche dell'emulazione, quindi gracchia tutto, oppure il rallentamento proprio del gioco, perché è proprio il gioco anche originariamente è rallentato, quindi si vede subito. Tipo ecco qui per esempio quando sparo troppe palle magari un pochetto rallenta, ma quella è proprio una cosa del gioco. Succede anche se uno ha la PCB originale. Quello è un altro conto. Diciamo quando cracchia l'audio senti quello è un problema di emulazione, che non gliela fa proprio l'hardware, o c'è qualche problema di ottimizzazione. Le 2 lettere. Vabbè c'è la camera che copre un po' il gioco, però dai, sì. Per ora diciamo che questo si comporta abbastanza bene, sembra. Ho preso la prima vita con l'extend. Ecco, come vedete quella lei score che avevo fatta prima una partita prima, no, effettivamente non avevo fatto più dei 2 livelli, no, ero andato un pochetto avanti, tanto vedete si manteneva il punteggio e sembra che anche una volta uscito dal gioco mantenga i record almeno. Non so se poi risettando la console li mantiene ancora o vengono ripristinati per i default. Ahia. Aspetta. Sbagliato. Ok, va bene. Ma questo sembra che è abbastanza giocabile. Cioè, nel senso, giocabile è giocabile, poi magari io impedito col gamepad. Ah, il pistone.
Ok, vabbè, dai, questo qua era Puzzle Bubble, diciamo che è abbastanza bene questo, quindi ecco la possibilità di salvare gli score, però dobbiamo essere sempre collegati col nostro account, per il momento non si può fare questa cosa, quindi usciamo, pure questo qua c'è sempre il solito Advanced Config, possiamo gestire i deep switch, proprio quelli classici del MAME, quindi andare a modificare. Ok, quindi usciamo. No, ti ha detto di riavviarlo. Allora, quit. Allora, poi vediamo che possiamo provare. Drift Out 94, questo non ci ho quasi mai giocato. Esco più il World Rally. Su alcuni giochi non c'è la possibilità né di caricare, salvare o utilizzare il tasto rewind, diciamo, per tornare indietro. Allora, andiamo a caso. Lancia delta. Vediamo se questo scatta. Suppongo sia il tasto A per accelerare. Se lo trovo un po' più difficile l'altro dei World Rally, perché mi sembra la girata c'è un po' di ritorno. Ho già sbagliato. Sì, è un po' più strano, mi sembra. Non è brutto, però non mi piace tanto come gira, come si ritorna dritta, ecco. No, per ora questo qui comunque pare comportarsi bene. Magari il gamepad per questo non è proprio il massimo. Se vediamo qui di pad, se ne trova meglio. L'ho fatto? Credo di sì. Apriamo un'altra e poi usciamo. Ah, però pure questo sembra che vada bene. Però certo questa cosa che ti rallenta nei giochi non è proprio una cosa bellissima. Cioè vendi una console almeno la testano. E poi l'ho detto non è che costa poco, Forse col D-pad è meglio. Destra e sinistra. Forse devo frenare. E vabbè. Qui non arriverò sicuramente. Ma come si frena? Lasciando il tasto forse? Ma pronto? E va bene, sì.
No, il D-pad no, peggio. Questo ce l'ho fatto. Vabbè, il solito minuto più o meno, come anche mi pare era su World Rally. Ok, vabbè, dai. Questo abbiamo visto. Sempre con la possibilità di, volendo, di modificare di più switch. Ok. Ok, possiamo uscire. E vediamo un po'. Apriamo un altro e poi diciamo che ci possiamo anche salutare. Ah, c'era pure il Neo Drift Out, diciamo, volendo. Possiamo provare un Tetris, visto che ci siamo. Proviamo questo qua, questo qua è un po' più bruttino, questo almeno è arcade. Questo non l'ho mai giocato su arcade. Facciamo il modello normale. Qui c'è un po'. Aspettate che c'è la camera che mi copre un po', perché pure io sto guardando direttamente dallo streaming che sto catturando. No, non è questo. Conto così. Ok. Così questo scatta. Tanto che il gioco è semplice, no? Perché simulazioni non è ottimizzato, ovviamente il gioco scatta, anche se si tratta di un gioco semplice. Questo il gamepad io lo trovo scomodo, però sbagliamo dritto, eccolo, ho chiamato, con altro dritto. Sbagliato là. E ho sbagliato tutto.
mi fa più mettere là. Vabbè, dai. Comunque questo sembra che gira bene. On. Ok, vabbè, purtroppo non è che posso far vedere tutti i video, sono qui, praticamente ci stiamo 3 ore. Niente ragazzi, questa qui era la Legends Cork Max, che è anche HD, poi anche se non è rispecificato nemmeno sulla confezione. Questo è piuttosto, cioè più che altro quello che vi posso far vedere. Eh, ci stanno altri titoli, diciamo. Volevo far vedere pure qualche tavolo da pinball, però purtroppo non avendo riacquistati, quindi di default non ci sono, quindi anche per vedere come si comportava con quelli. E niente ragazzi, questo è tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!